Ciao a tutti, bentornati sul canale. Il medico mi ha prescritto le cure termali. Allora, quale posto migliore se non venire a fare un salto qui alle Solfatare di Pomezia? Con me oggi c'è il mitico Mauro Trecchioti, che conosciamo perché insomma abbiamo attraversato l'Appennino insieme con i vecchi video, quando si metteva la mitica bandana rossa. Sono credo proprio oltre che in provincia di Roma, proprio nel territorio del comune di Roma, in un luogo che non ho mai ancora esplorato. Qui dietro questa collina ci sono dei laghi sulfurei con anche delle esalazioni, cioè insomma è veramente un ambiente molto particolare. Ho deciso di farmi accompagnare da Mauro, che conosce un po' la zona, per andare a esplorare fotograficamente qualche opzione, qualche spunto fotografico. Vediamo che cosa si può fare. Se non avete ancora fatto, iscrivetevi al canale, mettete un like qui all'inizio del video, rimanete con noi perché quella di oggi sarà una giornata veramente solfurea. In 5 minuti dalla strada si raggiunge un lago. Guardate che spettacolo. Questo è chiamato il lago degli innamorati o lago rosso, perché qui almeno sulla riva assume questo colore un po' rossiccio e ci sono, non so, forse è dovuto chiaramente allo zolfo, non so veramente ai minerali che ci sono dentro. C'è di particolare in fondo, guardate, quella roccia solfurea, come vedete, si rispecchia perfettamente dentro il lago. E quindi quale migliore occasione che testare la Fuji GFX 50 S2 che gentilmente Fujifilm Italia mi ha inviato per qualche tempo per testare, ed è una macchina fotografica medio formato, molto impegnativa, molto grande. Chi mi segue su Instagram forse avrà già visto qualche foto in cui ho utilizzato questo tipo di macchina. Vorrei fotografare qua il particolare del lago, magari le alghe oppure anche le bolle che si formano qua ogni tanto dall'acqua. Ecco, guardate lì in quel punto, ogni tanto si formano delle bolle, evidentemente sono delle esalazioni o comunque il gas che da sotto il suolo riesce in superficie. Qui l'ambiente è piuttosto colorato, siamo a favore di luce perché il sole sta da quella parte e invece il nostro soggetto di là, per cui basta posizionare il cavalletto, cercare una composizione e cercare di prendere un po' la confidenza con questo sistema fotografico che, come ripeto, è davvero molto impegnativo. E faremo un po' il giro di questo lago e magari andremo anche dall'altra parte della collina di là, perché ci sono altri laghi di colore diverso. Ce n'è uno blu, uno bianco, uno addirittura un po' verdastro. È davvero un posto molto interessante sul piano fotografico. Aspetteremo il tramonto e vediamo un po' che cosa esce fuori. Utilizzare una Fuji medio formato è davvero molto impegnativo. Guardate, questo qui è un grandangolo dal 20 al 35 mm, un equivalente più o meno del 16
1624, una cosa del genere, perché bisogna moltiplicare per 0,8. È tutto un modo diverso di fotografare, ci sono tempi diversi, la gestione degli ISO è diversa, però mi trovo a casa in quanto tutti i bottoni, più o meno il menu di questa macchina è condiviso con le altre Fuji, quindi anche la mia XT30 e XT3 hanno lo stesso menu, quindi riesco un po' a trovare tutti i comandi principali. In questo punto di osservazione si può fotografare la parete solfurea da quella parte che prima non si riusciva a vedere dall'altra parte del lago, e offre questo punto degli spunti davvero interessanti, perché ci sono delle dune color giallo arancione, davvero molto bello, e la precipitazione dello zolfo in seguito alle esalazioni. Devo dire che l'odore non è molto forte in questo momento, si vede che un po' la brezza ci aiuta. Effettuerò alcuni scatti da questo punto e poi con Mauro andremo all'esplorazione della zona, che è davvero molto particolare. On the road, headed back to New Orleans, driving in the country past old-timey scenes. Big birds were singing in the tall willow trees, mighty fine. 3 words written on a paper bag: I miss you, was written in a message in black, thrown in a van 2,000 miles back, a better time. And how many souls and times that I've told, places that I'd wanna be, and how many days when I could have stayed, instead of just getting up to leave, and given we make time. Non molto distante dal lago azzurro che si trova dall'altra parte si apre questo altro stagno, questo lago che ha una colorazione invece piuttosto verde, verdastra, e guardate al centro c'è praticamente un isolotto, come una specie di una piccola piramide di zolfo che esce dal lago. Cercherò di fotografare da quella parte questa insenatura verde con questo colore così intenso, altre foto da quella parte lì, sempre con la GFX 50S2. In questo caso ho un 4500 che è l'equivalente di un 35-80 mm ed è molto pesante da gestire, infatti utilizzerò per forza un cavalletto per avere l'immagine ferma quanto più possibile. L'interessante in questa zona sicuramente è il riflesso degli elementi sulla riva del lago sul lago, e da quella parte il gioco di colore del riflesso del cielo sempre sulle acque del lago. Vediamo che cosa si riesce a fare. Sulle rive del lago verde che si trova proprio là dietro c'erano i ragazzi che suonavano la chitarra e altri strumenti, davvero una bellissima atmosfera. Qualche brano è sicuramente rientrato anche in questo video. Siamo scesi qua su questo piccolo pendio e abbiamo trovato quest'altra pozzanghera, questo stagno che ribolle di zolfo. Guardate, io non so se si riesce a vedere qualche cosa, ma lì ci sono praticamente dei geyser e ci sono anche delle esalazioni, più che altro dei vapori. Non è molto forte, anzi quasi è gradevole l'odore da queste parti, sicuramente è salubre e rispetto le prescrizioni del medico che mi ha detto di fare le cure termali. Mi tratterrò con Mauro qui intorno per aspettare un po' il tramonto, vediamo cosa ci riserva il pomeriggio. Di sicuro qui l'ambiente
è veramente interessante e ci sono spunti fotografici in ogni angolo. Continueremo a camminare da questa parte e lì c'è un altro lago, da quella parte, oltre un lago bianco. Questo è un lago verde. Siamo qui sulle rive del lago Bianco e qui l'odore dello zolfo è piuttosto forte. Ho messo questa bandana qui per respirare un po' meglio e in questo modo si attenua. Certo, qui la condizione è piuttosto critica, insomma sembra quasi un deserto, il deserto di sale dello Utah con quest'acqua bianca solfurea. Ci sposteremo credo da quella parte, sopra quella collina, per avere una visuale più ampia per il tramonto, che sarà tra circa un'ora. So che forse da quella parte c'è ancora un lago e cercheremo di continuare la nostra esplorazione qui in zona. Ma se state seguendo ancora il video vuol dire che l'argomento vi interessa, per cui vi chiedo di lasciare un like, magari di iscrivervi al canale, perché questo è il modo migliore per aiutarci a continuare a condividere e creare contenuti sempre interessanti in luoghi sempre diversi. Grazie. Stiamo camminando sulle alture proprio bordo lago, qui sotto c'è il lago Bianco, siamo alla ricerca di un quarto laghetto. Abbiamo fatto il conto dei laghi, sono circa 5, poi dipende dalle stagioni, qualche volta qualcuno si asciuga o qualcuno si unisce, per cui insomma è variabile. Siamo alla ricerca di quest'altro lago e magari riusciremo a effettuare una esposizione al tramonto. Il tramonto nel Lazio è molto lungo perché non ci sono montagne tra di noi e il sole, per cui fino all'ultimo momento avremo a disposizione la luce del sole, che sarà molto radente fino all'ultimo, e la speranza è quella che il sole da sotto colori un po' queste nuvole che sono sopra di noi. Non lo so, ogni volta chiaramente un tramonto è diverso. Siamo giunti qua in prossimità di un bivio e adesso dovremo cercare... No, stanno di là. Il lago sta di là? Sì, stiamo qui, devo fare il weekend. Prima di continuare la ricerca del nostro spot al tramonto, Mauro mi ha portato qui in questo punto veramente speciale. Sembra di stare in qualche deserto del Nevada o del Texas. Guardate che colore il terreno, tra il rosso, arancione e giallo. Chiaramente è un ambiente solfureo, per cui il colore è davvero caratteristico. Qui sotto c'è un canyon, non scenderemo perché la nostra meta è da quell'altra parte, ma è davvero un punto molto bello, molto particolare. Chissà se qua è abitato da qualche animale, qualche lupo, sicuramente qualche cinghiale. Abbiamo raggiunto l'ultimo dei laghi presso la solfatara di Pomezia, però qui la
la location, insomma la composizione non è favorevole al tramonto, perché non c'è un grande interesse qui sotto e soprattutto verso l'orizzonte. Quindi con Mauro adesso torneremo da quella parte alla ricerca di qualche composizione più interessante. Vediamo che si può fare, dobbiamo anche sbrigarci perché il sole è quasi all'orizzonte. Ho effettuato un po' di scouting qui in questa zona, il target era quella collina lì sopra, però è un po' lontana da questo punto dove ci troviamo e credo che volendo salire lì sopra va a finire che ci perdiamo il tramonto. Allora ho deciso che forse questo punto potrebbe essere il più interessante. Guardate, infatti lì si creano dei riflessi sui i due laghi, quello bianco e quello verde, e c'è il sole che scenderà proprio in quella direzione. Sicuramente qualche fotografia diversa, particolare della zona verrà fuori. A questo punto devo decidere un po' la location migliore, piazzare il cavalletto. Probabilmente utilizzerò un filtro graduato per compensare un po' l'esposizione e speriamo che il colore sia dalla nostra parte. Everything in life is very frightening, and our life with so much that I longer don't know why even. So violent, my mind, every thought I have I'm dying. But it's like rain, I know, might just meet some guy and cry. Help me, I need a good advice. Please don't. E sono sceso qui sulle rive del lago Verde e in fondo c'è il lago Bianco. Il sole in fondo all'orizzonte purtroppo si è un po' coperto con della foschia delle nuvole, però c'è ancora un po' di interesse sopra nel cielo. E la situazione è questa, per cui dobbiamo scattare quello che abbiamo di fronte agli occhi. Sto utilizzando il grandangolo GF 2035 f4 fisso con il polarizzatore della case e utilizzerò forse un filtro graduato, forse non serve, effettuerò diverse prove. Bisogna però avere cura di utilizzare almeno f16 per avere una profondità di campo corretta. Diamo un timer a 2 secondi e vediamo che cosa esce fuori. E noi ci abbiamo provato, abbiamo inseguito il tramonto fino a che fosse possibile. Purtroppo l'orizzonte occidentale si è coperto e insomma ci ha limitato un po' la luminosità e un po' di colore, però ancora forse qualche fotografia prima di andare via la faremo. Ma prima di andare via vorrei ringraziare Fujifilm Italia che mi ha prestato la GFX 50S2 e vari obiettivi. Avrò modo nel corso di queste prossime settimane di testarla in varie occasioni, magari al mare, magari in montagna, non lo so, dove mi porterà la luce e qualche tramonto qui sulla zona del Lazio, quindi sui gli orizzonti più occidentali. Io vi ringrazio per aver seguito la puntata di oggi fino a questo punto. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale, attivate tutte le campanelle per rimanere aggiornati sulle prossime avventure fotografiche ed escursionistiche. Qui dalla Solfatara di Pomezia, da Luigi e da Mauro, il mitico Tre Chiodi, per oggi è tutto. Noi ci vediamo alla prossima avventura. Ciao! Le mani in tasca senza pensieri, in giro per le strade